Sicilia, non posso non partire dalla bandiera. Questa è la bandiera della regione Sicilia e, come vedete, ha un simbolo molto famoso che sicuramente avrete già visto da qualche altra parte. Si tratta della Trinacria, nome greco che letteralmente significa 3 promontori. Analizzando la figura possiamo vedere che la donna rappresentata non è un essere umano ma è una gorgone, ovvero un mostro della mitologia greca. Forse se dico il nome Medusa ti ricorda qualcosa? La donna gorgone infatti era un tipico mostro della mitologia greca che era particolarmente famoso per pietrificare le sue vittime con i suoi occhi scintillanti. Aveva zanne di cinghiale, serpenti al posto dei capelli, unghie di bronzo e appunto somigliava molto a un serpente. In particolare ricordiamo il nome delle 3 più famose della mitologia greca che hanno ispirato proprio la creazione della bandiera, che sono Euriale, Steno e Medusa. Steno è famosa per la perversione morale, è simbolo della perversione morale. Euriale è simbolo della perversione sessuale. Medusa invece è una mortale e, per volere di Persefone, custode degli inferi e rappresenta la perversione intellettuale. Per quanto concerne invece i 3 punti che indicano le gambe, sono appunto Capopassero, Capoboero e Capopeloro. Un'altra versione dice invece che rappresenta il dio Apollo nella sua triplice forma e indica primavera, estate e inverno. Il simbolo della Trinacria è conosciuto anche come triscele, ovvero delle spirali unite da un unico punto. Agatocle, tiranno di Siracusa, utilizzò questo simbolo per scopi personali e anche per coniare le monete. In epoca romana però questa bandiera subisce un'evoluzione e vengono aggiunte delle spighe di grano alla Trinacria perché appunto la Sicilia rappresentava il granaio dell'impero romano. Il simbolo originariamente aveva un valore anche divino oltre che geografico, mentre sempre in epoca romana comunque si perse questo, diciamo, aspetto divino, focalizzandosi principalmente sull'aspetto geografico. Seconda curiosità è che la Sicilia, con ben 7 siti, è la regione italiana con il maggior numero di siti patrimonio UNESCO dell'intero territorio italiano. Terza curiosità sulla Sicilia è che in tutte le case siciliane o il souvenir più acquistato della nostra terra è questo qui, ovvero la pigna. Infatti è simbolo di buon auspicio, fortuna, prosperità e fertilità. Essendo un frutto generato da un albero sempreverde, è simbolo di forza vitale e eternità. In filosofia invece la pigna viene associata alla ghiandola pineale, in particolar modo Cartesio appunto ne parlò spesso di questo aspetto. Altra curiosità invece riguarda il lago di Pergusa. Il lago di Pergusa è famoso per essere diventato il luogo del ratto di Proserpina. Proserpina per i romani, Persefone per i greci. La dea fu rapita dal re degli inferi Ade proprio mentre raccoglieva dei fiori presso il lago di Pergusa. Non vi racconto tutto il mito perché se seguite le mie live sicuramente già lo conoscerete, ma se vi può interessare l'approfondimento del mito di Persefone Ade ne parlerò in un altro video. Altra curiosità un po' macabra, siamo nel 570 a.C. e ad Agrigento viene creata lo strumento di tortura più macabro e violento mai esistito. Pochi anni dopo la fondazione di Agrigento, o Acragas chiamata dagli dei, al governo c'era Falaride, che aveva bisogno, diciamo, di un'arma per, cercare di portare il meno possibile le persone a ribellarsi e un metodo di punizione molto cruento per spaventare i nemici. Da questa descrizione sappiamo quindi che Falaride era sicuramente un tiranno, ma purtroppo non sappiamo molto altro sul suo conto. Perilao infatti creò uno strumento di tortura veramente terribile, il toro di bronzo, cavo all'interno e avente una porticina laterale dove il malcapitato veniva inserito, veniva posto un fuocherello sotto la pancia del toro e letteralmente il malcapitato soffriva le pene dell'inferno. Vi erano delle canne di flauto collegate alle narici dell'animale che quando la vittima urlava tramutava questo urlo in muggito. Ma questo toro lo ha mai usato?
In realtà questo non lo sappiamo, ci sono molte persone che affermano che questo toro non sia stato mai utilizzato in quanto ritenuto dallo stesso Falaride uno strumento di tortura estremo. C'è invece chi narra che l'unica vittima di questo toro fu proprio il suo creatore, ovvero Perilao. Di una cosa siamo certi però, ovvero che questo toro è stato veramente realizzato in quanto Scipione Emiliano lo trovò secoli più avanti a Cartagine, dopo essere stato razziato da Agrigento. Altra cosa molto interessante della nostra terra è che ci sono molti più templi greci qui che in Grecia stessa. Altra curiosità, ma Messina? Perché si chiama Messina? La città è stata fondata dagli antichi greci e inizialmente il suo nome era Zancle, ovvero terra a forma di falce. Il suo attuale nome Messina deriva dai popoli della Messenia, che era un popolo che proveniva dall'area sud-occidentale della Grecia, ovvero nel Peloponneso. Nel V secolo a.C. invece il nome divenne Messanion, dopodiché in epoca romana divenne Messana, che tra l'altro è un cognome molto diffuso in Sicilia, e poi divenne Messina più recentemente. Altra curiosità invece riguarda la storia di Scilla e Cariddi. Questo è uno dei miti greci più spaventosi della Sicilia, in quanto situato precisamente nello stretto di Messina. I miti in realtà riguardano due ninfe diverse che però stavano proprio nello stesso posto, ovvero nello stretto, e per questo ve le racconterò entrambe. Il mito di Scilla è un mito molto interessante, riguarda una ninfa molto bella che era innamorata delle spiagge di Messina e amava farsi il bagno di notte. Un giorno, durante uno dei bagni che faceva di consueto, apparve una figura metà pesce e metà uomo. Il suo nome era Glauco. Glauco si innamorò perdutamente di Scilla e le fece subito delle avance che però la ninfa, diciamo, non era molto felice di ricevere. Così, dopo averlo rifiutato, Glauco andò da Circe, la famosissima maga Circe dell'Odissea di Omero. Glauco ovviamente era uno dei figli di Poseidone. Quando si recò quindi da Circe per chiederle il favore di creare un filtro d'amore, la dea invece se ne innamorò perdutamente, sì, proprio di Glauco. Il problema è che Glauco rifiutò le avanze di Circe. Lei allora, per vendicarsi, anziché creare una pozione d'amore, crea una pozione per trasformare la povera ninfa in un mostro orripilante. Così Circe rovesciò la pozione nella spiaggia in cui Scilla solitamente faceva il bagno, così Scilla, poverina, si immerse nell'acqua e quando ne uscì non fu più la stessa. Si trasformò in questo mostro marino con 6 teste di cane sui fianchi e 6 serpenti al posto delle gambe. Così addolorata dalla sua stessa trasformazione, si rifugiò presso una delle grotte marine più famose di Scilla e si dice che ogni volta che qualcuno passa da quella grotta viene inghiottito dalla ninfa. Ma Scilla si trova a Reggio Calabria, quindi chi c'è dall'altra parte dello stretto? Il mito di Cariddi invece riguarda sempre una ninfa che però aveva la fama di essere la ninfa più vorace e affamata mai esistita. Tendeva anche un po' a rubacchiare, quindi un giorno, presa dalla fame distruttiva, decise di rubare uno dei buoi del figlio di Zeus, Ercole. Zeus, che tutto vede, decise di punirla trasformandola in un mostro orrendo, sempre marino, la lampreda, che sarebbe diciamo una sorta di mostro marino che causava dei vortici sotto l'acqua, quindi inghiottiva acqua, mare, pesci, umani, tutto. Questo punto coincide con un punto dello stretto di Messina in cui effettivamente è difficoltoso avanzare proprio perché avviene l'incontro delle correnti del Mar Tirreno e del Mar Ionio. Per Omero il posto era Cariddi, per i siciliani invece Torrefaro. Altra curiosità riguarda l'isola dei Ciclopi. Se vi dico Polifemo, cosa vi ricorda? Ebbene sì, il più grande ciclope mai esistito viveva, si pensa, sulle pendici dell'Etna. Ci sono teorie contrastanti, c'è chi pensa che l'isola dei Ciclopi sia proprio di fronte alla spiaggia di Acitrezza, c'è chi dice che è proprio Acitrezza dove stavano i Ciclopi. Si pensa infatti che Polifemo viveva proprio dentro l'Etna e poi quando Ulisse lo accecò e si prese gioco di lui, avviandosi con la sua barca, accecato Polifemo preso dalla rabbia scagliò una serie di sassi contro Ulisse. Questi sassi sono gli attuali faraglioni di Acitrezza, che è uno spettacolo da vedere, quindi se Acitrezza è in provincia di Catania,
se vi capiterà appunto di passare da quella zona, andatela a vedere perché è veramente uno spettacolo. Altra curiosità invece riguarda le isole Eolie. Sono situate esattamente accanto alla Sicilia e anche qui il grandissimo Omero ci parla di come Ulisse fu ospitato dal dio Eolo, dio dei venti che tutto vede, ed è ovviamente il custode delle isole Eolie. Al momento della partenza il dio diede a Ulisse e al suo equipaggio una scatola da non aprire per nessun motivo. Si imbarcarono per fare ritorno a casa, ma un uomo dell'equipaggio decise di aprire lo scrigno, sprigionando dei venti potentissimi che causarono l'ennesimo naufragio per Ulisse, poverino, e furono costretti a tornare indietro verso le isole Eolie. Queste sono solo alcune delle storie meravigliose che custodiamo qui in Sicilia. Ci sono tantissimi altri miti, tantissimi altri luoghi pieni di storia, quindi se vi piacerebbe avere la parte 2 di questo video, fatemelo sapere qua giù nei commenti. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me e ci vediamo